Stai cercando il tutorial per realizzare il perfetto cestino rotondo all'uncinetto? Una lavorazione senza segni di apertura o chiusura a giro, realizzabile con qualsiasi filato e che puoi personalizzare in tutte le sue misure? Allora sei nel video tutorial giusto per te. Io sono Silvia e ti do il benvenuto o il bentornato qui, sul mio canale YouTube. In questo video ti mostrerò come creare il tuo cestino rotondo partendo da una base perfettamente circolare, non la solita lavorazione a spirale senza alcun segno di apertura o chiusura a giro. Ti mostrerò come creare il perfetto stacco, l'angolo perfetto tra la lavorazione del fondo e il corpo del cestino. Come ottenere questa texture compatta e questo carinissimo bordo di rifinitura. Per un cestino dai molteplici usi, puoi utilizzarlo come decorazione per la tua casa, per ricoprire un vaso, svuotatasche, bomboniera, accessorio per il bagno, insomma tantissimi usi per un progetto che potrai replicare con qualsiasi filato. Io andrò ad utilizzare un 100% Made in Italy di Borgo dei Pazzi Firenze, del quale ti parlerò tra pochissimo. Quali sono le misure del mio cestino? Ho realizzato una base dal diametro di circa 15 cm per un'altezza di circa 10 cm e tu potrai variare tutte queste misure in base al tuo gusto e alle tue esigenze. Passiamo quindi a vedere questo filato super particolare e se questo tutorial sarà di tuo gradimento ti invito poi a farmelo sapere con un bel pollice in su, un commento sotto il video e se ancora non l'hai fatto ti invito poi ad iscriverti proprio qui sul mio canale YouTube. Filato Amore Macramè 3 mm di Borgo dei Pazzi Firenze. Prodotto con fibra riciclata e 100% made in Italy. Abbiamo come composizione 75% cotone, 25% di poliestere, la rocca pesa 500 grammi e ha una resa di circa 310 metri. Come numero di uncinetto e numero di ferri ci vengono consigliate le numerazioni dal 9 all'11, ma ricordate sempre di adeguare il numero di uncinetto o di ferri anche alla vostra mano di lavorazione, oltre che alla tipologia di filato. E questa tonalità di grigio chiaro la trovate nella tabella colori con il codice 74. Dopo aver realizzato un piccolo campione in base alla mia mano di lavorazione, ho deciso di lavorare il tutto con un uncinetto numero 6. Cominciamo il nostro progetto andando ad avviare un cerchio magico. Per avviarlo potete utilizzare il metodo che preferite, è assolutamente indifferente. E all'interno del cerchio magico andiamo ad avviare 5 maglie basse. Quindi con l'uncinetto passiamo sotto al filo che compone il nostro cerchio e alla sua codina e lavoriamo una, 2, 3, 4 e 5 maglie basse. Solitamente quando si avvia un cerchio magico il numero di maglie di base deve essere un numero di maglie pari. In questo caso noi avviamo delle maglie dispari perché andremo a recuperare la nostra sesta maglia, quella che manca per ottenere le maglie pari, realizzando una chiusura del giro un po' particolare e sfruttando il nodino qui di avvio del nostro cerchio magico per trasformarlo nella maglia mancante. Andiamo quindi ora a tirare la codina del nostro cerchio per far chiudere le maglie in questo modo. Se andiamo a contare i nostri punti bassi avremo 1, 2, 3, 4 e 5 punti. Per realizzare il sesto punto dobbiamo andare qui, sotto alla prima maglia bassa che abbiamo lavorato all'interno del cerchio e vi dobbiamo entrare da dietro passando sotto ad entrambe le costine. In questo modo. Prendiamo la nostra asola, la poniamo sull'uncinetto e la portiamo sul retro. Otterremo così 1, 2, 3, 4, 5 e 6 punti.
perché i due fili che compongono l'asola portata sul retro diventano il punto basso mancante e ci consentono di chiudere questo primo giro in modo invisibile. Come cominciamo il giro successivo? Prendiamo sempre in considerazione i due fili che compongono l'asola. Con l'uncinetto vi dobbiamo passare al di sotto. Quindi, tenendo bloccata l'asola, passiamo sotto ai due fili che la compongono, prendiamo il filo proveniente dalla rocca e torniamo indietro, creando così una nuova asola. Recuperiamo quella lasciata sul retro del lavoro, prendiamo il filo e chiudiamo. Quella che abbiamo ottenuto è la parte inferiore del primo punto basso di questo giro. La completeremo poi ripetendo i passaggi della nostra chiusura. Siamo partiti da una base composta da 6 punti. In questo secondo giro dobbiamo raddoppiare le maglie di base, passare quindi da 6 a 12 punti. E per fare questo, all'interno di ciascuna delle 6 maglie che ci si presentano, dobbiamo lavorare un aumento composto da 2 maglie basse nello stesso punto di base. Qui abbiamo lavorato la nostra prima maglia. Con l'uncinetto dobbiamo ripassare sotto allo stesso punto per poter realizzare il secondo punto basso. Quindi con l'uncinetto vado a passare nuovamente in questo punto, prendo il filo e lavoro un punto basso. Questo punto basso sarà il secondo del nostro giro, ma lo andiamo a segnare con un marcatore, poiché questa sarà la maglia all'interno della quale andremo ad eseguire la nostra chiusura. Dobbiamo lavorare 2 maglie basse per ciascun punto, quindi ci spostiamo sul punto successivo e vi lavoriamo una e 2 maglie basse nello stesso punto di base. Ripetiamo questi passaggi fino ad arrivare all'ultimo punto disponibile del nostro giro. Questa sarà la nostra situazione. Se andiamo a contare le parti superiori dei nostri punti, avremo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 maglie. Con la chiusura del giro andiamo a creare la parte superiore di questo punto, creando la nostra 12ª maglia. I passaggi per la chiusura sono quelli che abbiamo già visto nel giro precedente. Allunghiamo l'asola, sfiliamo l'uncinetto ed entriamo da dietro qui sotto la maglia che abbiamo segnato col nostro marcatore. Entro da dietro sotto ad entrambe le costine, prendo la mia asola, la pongo sull'uncinetto e la porto sul retro. Ed ecco i 12 punti. Cominciamo il prossimo giro. Sfiliamo l'uncinetto. I passaggi per la chiusura e l'inizio del nuovo giro sono sempre gli stessi, quelli che stiamo vedendo in questo momento. Quello che andrà a variare giro dopo giro sarà la sequenza di punti che andremo ad eseguire. Passiamo sotto ai 2 fili che compongono la nostra asola. Prendiamo il filo dalla rocca, lo portiamo attraverso, recuperiamo l'asola lasciata sul retro ed eseguiamo il nostro primo punto. In questo giro dobbiamo andare ad alternare una maglia bassa ad un aumento per tutto il giro. Abbiamo di fatto appena lavorato il nostro primo punto basso. Quindi nel punto successivo dovremo lavorare un aumento. Entriamo nella maglia, lavoriamo la prima maglia del nostro aumento e sopra vi poniamo il marcatore. Così sapremo sotto quale maglia dobbiamo eseguire la chiusura del nostro giro. Dobbiamo lavorare un aumento, quindi nello stesso punto lavoriamo una seconda maglia bassa. Sul punto successivo lavoriamo una maglia bassa, singola. Sul punto seguente un aumento, quindi 2 maglie basse, nello stesso punto di base. E proseguiamo alternando una maglia bassa ad un aumento fino al termine del giro. Al termine del giro, sull'ultimo punto disponibile, dobbiamo lavorare un aumento. Andiamo ora a ripetere i passaggi per la chiusura. E se abbiamo lavorato correttamente, al termine di questo giro avremo un totale di 18 punti.
Dobbiamo ora alternare 2 maglie basse ad un aumento per tutto il giro. Realizziamo il primo punto passando sotto ai 2 fili che compongono l'asola. Ed ecco il primo punto del giro. Sulla maglia successiva lavoriamo un punto basso singolo e vi poniamo il marcatore. Dobbiamo alternare 2 maglie basse ad un aumento, quindi sul punto successivo lavoriamo un aumento, 2 maglie basse nello stesso punto di base. I prossimi 2 punti saranno una maglia bassa singola. E a seguire un aumento. Alterniamo 2 maglie basse ed un aumento per tutto il giro. Al termine del giro, sull'ultimo punto disponibile, dobbiamo lavorare il nostro ultimo aumento. Chiudiamo il giro e ci prepariamo a cominciare il successivo. Se abbiamo lavorato correttamente, in questo momento abbiamo una base composta da 24 punti. Ho lavorato il primo punto basso di questo giro, che sarà composto da questa sequenza: 3 maglie basse alternate ad un aumento. Ho lavorato la prima, sul punto successivo lavoro la seconda, metto il marcatore, lavoro la terza maglia bassa singola e sul punto successivo un aumento. E alterno 3 maglie basse ad un aumento per tutto il giro. Anche in questo giro l'ultimo punto lavorato sarà un aumento. Chiudiamo il giro e iniziamo il successivo. E alternando 3 maglie basse e un aumento avremo una base composta da 30 punti. Nel prossimo giro dobbiamo lavorare 4 maglie basse alternate ad un aumento, ma rispetto ai giri precedenti dove abbiamo ripetuto con costanza questa sequenza, facciamo una piccola variazione all'inizio del giro per dare al nostro fondo una forma più circolare. Lavoriamo il primo punto come abbiamo fatto per tutti i giri precedenti e questo sarà il primo punto del giro. Sul punto successivo lavoriamo una sola maglia bassa. Mettiamo il marcatore e andiamo a lavorare direttamente il primo aumento. E proseguiamo lavorando 4 maglie basse alternate ad un aumento. Quindi lavoro una, 2, 3 e 4 maglie basse e un aumento nel punto successivo. E continuo alternando 4 maglie basse ad un aumento fino ad avvicinarmi al termine del giro. Sul penultimo e ultimo punto del giro, se abbiamo rispettato correttamente la sequenza, andremo a lavorare una maglia bassa singola. Quindi lavoro un punto basso sul penultimo punto e sull'ultimo. Questo giro è quindi cominciato con 2 maglie basse singole e va a terminare sempre con 2 maglie basse singole. Se guardiamo poi il giro nel suo complesso, abbiamo così sempre rispettato la nostra alternanza di 4 maglie basse e un aumento. Concludiamo questo giro con la nostra solita chiusura e otterremo così una base composta da 36 punti. Nel prossimo giro che andiamo ora a cominciare, dobbiamo alternare 5 maglie basse ed un aumento. Ma in questo caso non cominciamo dai punti bassi, ma direttamente dall'aumento. Lavoriamo come al solito il nostro primo punto. Siamo passati sotto i fili che compongono la nostra asola. Per lavorare l'aumento vi passiamo sotto una seconda volta. Sistemiamo il marcatore su questo punto e partendo dal punto successivo andiamo a lavorare le nostre 5 maglie basse. 1, 2, 3, 4
e 5. A seguire un aumento sul punto successivo e andiamo avanti alternando 5 maglie basse ad un aumento. Al termine del giro, gli ultimi 5 punti che dobbiamo lavorare saranno 5 maglie basse singole. Le andiamo ad eseguire e completata la chiusura del giro abbiamo una base di 42 punti. Andiamo ora ad eseguire un ulteriore giro, dove dobbiamo alternare 6 maglie basse ad un aumento, ma anche in questo caso andiamo a sfalsare i primi punti del nostro giro. Questo giro dovrà cominciare con 3 maglie basse e terminare con 3 maglie basse. Lavorato il primo punto del giro, lavoriamo il secondo, marcatore, terzo punto basso, eseguiamo un aumento e cominciamo ad alternare 6 maglie basse ad un aumento per tutto il giro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e un aumento. E continuiamo ad alternare 6 maglie basse ed un aumento per tutto il giro. Gli ultimi 3 punti del nostro giro saranno 3 maglie basse singole. Questo giro è cominciato con 3 maglie basse e termina con 3 maglie basse, rispettando così la sequenza di 6 maglie basse alternate ad un aumento per tutto il giro. Completata la chiusura abbiamo una base di 48 punti e andiamo ora ad eseguire l'ultimo giro di lavorazione del nostro fondo, dove andiamo semplicemente ad alternare 7 maglie basse ad un aumento. Lavoriamo quindi il primo punto, lavoriamo il secondo sul quale mettiamo il nostro marcatore, 3, 4, 5, 6, 7 e un aumento. E alterniamo 7 maglie basse ad un aumento per tutto il giro. Lavorato l'ultimo punto del giro, che sarà un aumento, andiamo a concludere la lavorazione del fondo con una chiusura invisibile utilizzando un ago. Allunghiamo l'asola, sfiliamo l'uncinetto e tagliamo il filo lasciandocene un pochettino in più. Sfiliamo e mettiamo il filo su un ago. Con l'ago dobbiamo entrare da dietro sotto ad entrambe le costine della maglia che abbiamo segnato con il marcatore, esattamente come facevamo con l'uncinetto. Tolto il marcatore, portiamo il filo verso di noi e torniamo poi indietro all'ultimo punto basso lavorato e passiamo al centro tra le due costine che lo compongono, portando così il filo sul retro del lavoro. Blocchiamo il filo ed ecco qui il fondo del nostro progetto perfettamente circolare composto da 54 punti. Nel mio caso questo fondo ha un diametro di circa 15,5 cm. Ovviamente se lo desiderate o ne avete necessità potete fare questo fondo anche più piccolo, semplicemente fermandovi a qualche giro di lavorazione in meno rispetto a quelli che ho fatto io. I passaggi per la chiusura del lavoro sono quelli che abbiamo visto con il nostro ago, quindi potete utilizzare questa chiusura a qualsiasi giro di lavorazione abbiate deciso di arrivare. Cominciamo ora con il corpo del nostro progetto. Prendiamo il fondo e lo giriamo sul retro e scegliamo una maglia qualsiasi tra quelle presenti lungo il perimetro. Dobbiamo entrare sotto ad entrambe le costine della nostra maglia. Per fare questo possiamo girare leggermente la nostra lavorazione, così da individuarle. Prendiamo poi un nuovo filo senza realizzare un cappio e lo appoggiamo sul nostro uncinetto, per portarlo poi attraverso il punto. Facendo attenzione a non tirare troppo il filo, andiamo direttamente sul punto successivo, passando sempre sotto ad entrambe le costine.
Prendiamo il filo della rocca e andiamo a chiudere come se volessimo eseguire un punto bassissimo. Questo filo lo andremo poi a bloccare successivamente. Ci spostiamo sulla maglia successiva dove ripetiamo gli stessi passaggi. Entriamo nel punto, prendiamo il filo e chiudiamo. Lavoriamo in questo modo a punto catenella tutto il perimetro del nostro fondo. Questa è la maglia dove siamo entrati con l'uncinetto per portare fuori il nuovo filo, infatti abbiamo qui la codina. Con l'uncinetto ci fermiamo qui alla maglia precedente e andiamo a realizzare un ultimo punto tagliando il filo e utilizzando il nostro ago. Allunghiamo, tagliamo il filo, sfiliamo. Questo è il nostro primo punto catenella. Vi passiamo sotto ad entrambe le costine in questo modo. Portiamo il filo verso di noi e torniamo indietro all'ultimo punto catenella lavorato, passando al centro tra le due costine. Vi consiglio di rivolgere l'ago verso di voi, in questo modo, e andiamo a bloccare il filo sotto i punti che ci si presentano. Possiamo farlo perché questo sarà il retro del lavoro, l'interno del progetto. Recuperiamo anche il filo iniziale e usando l'ago lo portiamo sempre verso l'interno del progetto. Blocchiamo e tagliamo il filo. Siamo sempre sul retro del lavoro. Questi sono i punti catenella che abbiamo appena lavorato. Scegliamo un punto qualsiasi ed entriamo da dietro con l'uncinetto solamente sotto la metà costina più lontana rispetto a noi, come se fosse la costa retro dei nostri punti. Da questa posizione giriamo il lavoro verso di noi, accompagnando l'uncinetto, e quella che era la costa retro del nostro punto è diventata la costa davanti. Questo è quello che vediamo. Realizziamo un cappio col nostro filo, lo poniamo sull'uncinetto e lo portiamo attraverso e blocchiamo. Ed ecco il primo punto del giro. Come proseguire? Accanto a noi abbiamo la costa davanti del punto successivo. La vediamo perché rimane qui in alto. Sotto abbiamo i punti bassi della nostra base. Dobbiamo fare attenzione a non confondere le varie costine. Questo è il punto basso sulla base. Questa qui in alto è la costina dove dobbiamo lavorare i nostri punti. Entro quindi sotto a questa costina, prendo il filo, punto basso, punto successivo, e proseguo in questo modo per tutti i punti che mi si presentano. Questo sarà il risultato che andremo ad ottenere guardando il progetto dall'alto e guardandolo lateralmente. Vedete come si crea un perfetto stacco tra il corpo del progetto e il suo fondo. I passaggi per la chiusura del giro li abbiamo già visti. Allunghiamo l'asola, sfiliamo l'uncinetto. Questo è il punto con il quale ci siamo agganciati con il nuovo filo e questa è la maglia bassa sotto la quale solitamente mettevamo il nostro marcatore. Vi entriamo da dietro, prendiamo il filo, lo mettiamo sull'uncinetto e lo portiamo sul retro. Rispetto alla lavorazione del fondo avremo un'unica differenza. Lavoreremo sempre a punto basso, ma prendendo il punto non sotto alle costine, ma prendendolo esattamente al centro. Questo è un punto. Vedete che sotto forma una piccola V. Con l'uncinetto dobbiamo passare al centro di questa V. Quindi non sotto alle costine, ma al centro del nostro punto. Quindi non passo sotto ai due fili che compongono l'asola, ma vado al centro della V sottostante. In questo modo prendo il filo,
lo porto attraverso, recupero l'asola sul retro, punto basso. Mi sposto sul punto successivo, vado al centro qui della V sottostante, porto fuori il filo, punto basso. Le maglie basse vengono così lavorate al centro delle maglie basse sottostanti. Se può esservi utile per la chiusura del giro, su questo punto appena lavorato potete mettere il marcatore. Questi sono tutti i passaggi che dobbiamo ripetere per questo giro e per tutti i giri successivi, finché il nostro progetto non avrà raggiunto l'altezza desiderata. I passaggi per la chiusura e l'inizio di ogni giro li abbiamo appena visti insieme e sono quelli che dovremo sempre ripetere. Continuiamo quindi lavorando una maglia bassa al centro della maglia bassa sottostante ed eseguiamo i passaggi per la chiusura e inizio giro che abbiamo visto insieme fino ad ottenere un risultato come questo. Ho eseguito 13 giri di lavorazione totali, raggiungendo un'altezza di circa 10 cm. Se desiderate un cestino più alto non dovete far altro che continuare con i giri di lavorazione. Vediamo ora come concludere il nostro progetto. Siamo al termine del giro, lo andiamo a chiudere e realizziamo un giro di rifinitura lungo il bordo. Questa è la maglia che dovremmo completare, ma invece di eseguire i passaggi che abbiamo fatto in precedenza per la chiusura del giro, andiamo direttamente qui, sotto alle due costine del primo punto completo del giro, prendiamo il filo e chiudiamo con un punto bassissimo. Ci spostiamo sul punto successivo dove ripetiamo gli stessi passaggi, entriamo nel punto, prendiamo il filo, punto bassissimo. Vi consiglio di segnare questa maglia con un marcatore. Andiamo sul punto successivo dove ripetiamo gli stessi passaggi e proseguiamo in questo modo sopra ciascun punto che ci si presenta. Al termine del giro, davanti a me ho un ultimo punto nel quale dovrei lavorare un punto bassissimo e il punto che abbiamo segnato con il nostro marcatore. Mi fermo quindi qui, sul punto precedente all'ultimo punto del giro, allungo l'asola, sfilo l'uncinetto, taglio il filo e lo pongo su un ago. Con l'ago vado ad entrare da dietro, frontalmente, sulla maglia bassissima segnata col marcatore. In questo modo, tolto il marcatore, porto il filo verso di me e torno poi indietro all'ultimo punto bassissimo lavorato e passo al centro tra le due costine che lo compongono, portando il filo verso l'interno del lavoro. Blocchiamo il filo all'interno e il nostro progetto è completato. Siamo così arrivati al termine di questo tutorial per realizzare il nostro cestino circolare all'uncinetto, perfetto per tantissimi usi, dalla decorazione per la casa, come svuotatasche, come bomboniera, insomma tantissimi usi per un progetto che spero sia stato di vostro gradimento. Se è così fatemelo sapere con un bel pollice in su e un commento proprio qui sotto il video. E vi ricordo questo filato super di Borgo dei Pazzi Firenze che potete trovare nel box informazioni sempre sotto il video, con tutti i link e i contatti di Borgo dei Pazzi, compresi il numero dell'assistenza e il gruppo Telegram al quale vi invito ad iscrivervi. E se ancora non vi siete iscritti qui sul mio canale YouTube e ne avete piacere, vi invito a farlo cliccando sull'apposito pulsante, così non vi perderete tutti i prossimi tutorial che ho in programma per voi. Perciò con il mio cestino vi saluto, vi auguro come sempre buona creatività e spero di rivedervi molto presto in un nuovo contenuto qui sul mio canale YouTube e su tutti i miei profili social. A presto!